Buongiorno amici dello Fish, oggi a grandissima richiesta parliamo di un'esca particolare, il Black Minnow. Questa eschettina, nata qualche anno fa da un'azienda francese, è un'esca che ha riscosso tantissimo successo. Vi posso garantire che è un'esca che funziona, io l'ho provata, ci ho pescato di tutto, dalle spigole ai saraghi. È un'esca dedicata però principalmente alla spigola in mare. Funziona bene anche in acqua dolce. Allora, diciamo quest'esca, un po' come tutte le esche, ha pregi e difetti. Il primo pregio è quello sicuramente di essere un'esca che funziona, ma attenzione, funziona in questi primi anni dove comunque non è utilizzata da molti. Quando cominceranno a utilizzarla un po' tutti, allora perderà la propria efficacia perché i pesci si saranno abituati, diciamo, alle vibrazioni che questo tipo di esca emette. Quindi state molto attenti, io non dico di utilizzarla con parsimonia, ma un po' come tutte le esche, le novità funzionano sempre, poi piano piano perdono la loro efficacia. Ma torniamo sul Black Minnow. Questa non è altro che un'esca siliconica, quindi un'esca sostanzialmente morbida e molto morbida, questo tipo di gomma di cui è composta l'esca, di silicone di cui è composta l'esca, che va a imitare un piccolo pesciolino. Parliamo dei vantaggi di quest'esca. Beh, innanzitutto ha un sistema di innesco molto particolare che gli permette sia di agganciare bene la gomma, ha però un piccolo difetto che comunque è lento, quindi se dobbiamo cambiarla velocemente non è che riusciamo a farlo nel giro di 20 secondi, come succede per altre esche. Infatti io le ho già tutte montate e pronte a utilizzarle, con le diverse testine. L'altro vantaggio grande è che si incaglia molto difficilmente, quindi lo possiamo recuperare sul fondo. La possibilità che si incagli sono davvero basse, anche se ci sono le alghe, se il mare è abbastanza sporco. Al contrario delle ancorette, diciamo, ha questo grande vantaggio. Poi ovviamente simula sia un pesciolino e lo fa molto bene, ma simula anche un invertebrato. In effetti i saraghi presi con questa tecnica probabilmente vanno a attaccare degli invertebrati, infatti a me piace farlo muovere sul fondo e lo vedremo poi. Il difetto, beh, ovviamente è un'esca che non la regalano, costa abbastanza e si rompe molto facilmente. Credo sia un po' dovuto alla gomma morbida, un po' sicuramente fatto apposta. Per questo, diciamo, la versione più piccolina, che è quella che a me piace molto, io non la uso più perché ormai le occhiate che mi la distruggono e devo cambiare una coda praticamente quasi al lancio se ci sono questo tipo di pesci in giro. Quindi è un grandissimo difetto. Con gli stessi soldi più o meno ci compriamo un buon Minnow, sicuramente meno efficace in queste fasi iniziali dell'esca, che però dura molto di più. Allora, viene venduto in diverse forme, dalla misura 1 alla misura 6. Per la spigola io consiglio dall'1 alla 3. A me piace molto utilizzare la 1 e la 2 perché secondo me imitano proprio il pesce esca che le spigole amano mangiare. Ci sono anche diversi tipi di testine, Shore, Search e la testina Deep un pochino più profonda. Queste, a seconda del tipo di recupero che facciamo, sono importanti. Io vi consiglio questa Deep, anche se scende molto, funziona molto bene nelle buchettine. In effetti la facciamo scendere, due gercatine e probabilmente simula un invertebrato, ma ve devo dire la verità, le spigole piace, io le ho pescate senza problemi. Versioni più grandi possiamo utilizzarle con mare un po' più mosso, quindi la testa anche un po' più pesante. Diciamo, io in quelle condizioni preferisco utilizzare altre esche. Quest'esca funziona molto bene di notte, funziona molto bene quando il mare è non molto mosso, oppure dentro le buche quando comunque non c'è una forte corrente perché l'esca non lavora bene. Per quanto riguarda i colori, ne abbiamo diversi, sono tantissimi. Io vi consiglio il khaki, che è questo colore qui, che è davvero micidiale. Il blu perché riguarda una licetta e anche sulle mangianze della barca, secondo me questo è eccezionale ed è provato. Ovviamente poi io ho questi colori, sicuramente validi sono il bianco, il rosa e poi gli altri un po' da vedere. Io non li ho provati, ho provato questi, vi posso assicurare che il khaki e il blu funzionano benissimo. Allora, quando utilizziamo quest'esca sicuramente utilizziamo una canna d'azione fast perché avendo l'amo singolo ci permette di dare delle ottime ferrate e inoltre, diciamo, l'azione ci consente di muovere l'esca a dovere, anche se ora vedremo i tipi di movimenti e non sono così complessi da realizzare. Quando invece utilizziamo testine un po' più leggere possiamo recuperarlo come se fosse un Minnow. Io non vi consiglio di dare grosse gercate, non è necessario, recuperatelo dritto, fategli fare magari qualche movimento per evitare gli scogli o per farlo lavorare vicino agli scogli.
Questo ultimo movimento che vedremo è il movimento un po' più lavorato, lo facciamo con la testina più pesante. Quando c'è una buchettina, soprattutto se c'è sabbia, lo facciamo fermare e lavorare in quella buchetta. Questo è un recupero molto particolare che va bene quando dobbiamo cercare la spigola. Se la sappiamo, pensiamo che la spigola sia in quella buca, secondo me bisogna insistere e provare questo tipo di recupero, dove sicuramente viene scambiato non solo per un pesciolino ma anche per un invertebrato. Non fate mai un solo recupero con quest'esca, vi consiglio quando scandagliate una zona di fare prima un recupero veloce, quindi come se fosse un pesciolino senza troppe gercate perché si muove benissimo, altrimenti potete utilizzare questa tecnica se percepite che ci possono essere dei pesci e non stanno mangiando. Oggi abbiamo visto il Black Minnow, un'esca sicuramente micidiale per le spigole, con l'enorme pregio di potersi lanciare molto lontano e di funzionare senza recuperi troppo difficili. Inoltre ha la possibilità di lavorare bene se il fondale è sporco e è pieno di alghe. Tuttavia ha degli svantaggi. Il primo è che secondo me i materiali non sono eccezionali, soprattutto la testina, l'occhio tendono subito a rovinarsi e staccarsi, e poi la plastica si rompe ad ogni attacco praticamente, e quindi il costo secondo me è eccessivo per questo tipo di esca. In effetti questo è il più grande difetto di quest'esca. Vi ricordo per utilizzarla una canna fast e sicuramente un'ottima ferrata quando sentite il pesce che abbocca, perché l'amo deve penetrare e superare la gomma. Questo è fondamentale. Con questo amici abbiamo concluso. Io vi ricordo, se avete domande fatele, ci vorrà un po' di tempo, però alla fine mi procurerò l'esca e cercherò di farvi vedere come recuperarla e quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Questa è un'ottima esca, utilizzatela. Buonasera amici di Lowfish, questo per farvi vedere che il Black Minnow è sicuramente un'ottima esca. Un saraco così non è semplice prenderlo, eppure è abboccato. Purtroppo ci ha tranciato, distrutto l'esca, quindi la dovremo cambiare. Però lo ributtiamo, è un bel saraco, però ci dispiace. Lo facciamo ossigenare che è un po' stanco. Diciamo l'abbiamo rilasciato perché a me piace mangiare il pesce, per carità, però qui ce n'è poco, è molto sfruttato, eravamo a pesca di serra, spigole, e non è giusto poi sfruttare ancora di più il territorio che già è abbastanza distrutto. Se vi capita fatelo anche voi, è importante. Quel saraco lì magari farà le uova, saranno altre centinaia di migliaia di piccoli sarachi, forse qualcuno, una piccola percentuale ce la farà, e piano piano ripopoleremo il mare. Alla prossima!